Non ci credo! Absan ha presentato il suo nuovo Absan Zino Pro. Sarà davvero professional? Beh, scopriamolo insieme! Come un fulmine a ciel sereno, poche ore fa Absan ha presentato sul suo sito ufficiale absan.com, appunto vi lascio il link qui sotto in descrizione, il suo nuovo drone, l'Absan Zino Pro. Una versione migliorata rispetto al vecchio Absan Zino, che in realtà è stato rilasciato lo scorso dicembre, quindi non ha nemmeno un anno di vita. Ma sono davvero così importanti le differenze e le migliorie di questa nuova versione Pro per farla preferire alla vecchia versione Zino classico? Ho contattato anche la casa madre Absan per farmi svelare qualche informazione in più, perché dalla pagina del sito ufficiale non è che si capisse così tanto. E quindi ora, ragazzi, vi svelo tutto man mano. Iniziamo. Absan Zino Pro. Beh, ragazzi, esteticamente è identico alla versione classica, non so nemmeno come chiamarla, chiamiamolo allo Zino 1, è uguale, solo che è nero, ma anche lo Zino 1 è disponibile in colorazione nera, quindi direi che almeno in questa prima foto di presentazione non è che cambi poi molto. Ma veniamo subito alle cose interessanti. Il prezzo, che questa volta non vi dirò a fine video, ma ve lo dico subito, siamo a 448 euro per la versione base, comprendente il solo drone, radiocomando e una batteria, e 492 euro per la versione con Absan Zino Pro più la borsa per il trasporto. Il prezzo è davvero importante, anche perché da quello che ho potuto scoprire contattando Absan, i materiali costruttivi, la qualità costruttiva insomma è la stessa dell'Absan Zino 1, quindi non c'è nessuna miglioria, nessun salto in avanti, nessun balzo incredibile di qualità che giustifichi un prezzo così alto. Cioè, ragazzi, oramai a 450 euro ci prendete un DJI Spark Combo da Banggood, un Mavic Air a poco più, base ovviamente, quindi 450 euro è un prezzo decisamente alto. Però considerate che anche l'Absan Zino 1 sul sito ufficiale Absan è ancora prezzato a 415 euro, quando invece su Gearbest Banggood, lo sapete bene se seguite le mie offerte, lo trovate attorno ai 210 euro. Quindi c'è un aumento di prezzo di circa 40-50 euro, qualcosina in meno rispetto allo Zino 1. Non è nemmeno così tanta la differenza di prezzo. Staremo a vedere però sui nostri famosi amati store cinesi quale sarà il prezzo finale dell'Absan Zino Pro. Io sostengo che avrà un prezzo di lancio su Gearbest e Banggood attorno ai 300 euro, per poi scendere attorno ai 260-270 euro, con lo Zino 1 che rimarrà stabile attorno ai 210 euro. Bene, il prezzo lo sappiamo, e sappiamo anche che esteticamente e qualitativamente l'Absan Zino Pro è identico all'Absan Zino 1. Quindi andiamo ora a mettere a paragone le due schede tecniche che ci fornisce il sito ufficiale Absan per i suoi due modelli di punta. Abbiamo cam 4K Ultra HD per entrambe le versioni, e notiamo subito la prima grande differenza, ragazzi. L'Absan Zino 1 arriva a 1 km di distanza come range di controllo, invece l'Absan Zino Pro, che utilizza uno standard, un protocollo radio diverso che si chiama LEAS 1.0, LEAS 1.0, arriva a 4 km di distanza. Direi quindi un bel balzo in avanti sotto questo aspetto, ma su cui torneremo tra poco. Abbiamo poi il gimbal 3 assi meccanico stabilizzato identico su entrambe le versioni. Sull'Absan Zino Pro abbiamo un'altra caratteristica importante, specialmente per chi ama fare delle foto, ovvero i filtri per la cam. Infatti Absan sembra che produrrà dei filtri specifici per il nuovo Absan Zino Pro che potranno facilmente essere inseriti e rimossi in un istante. Poi abbiamo tutte le modalità di volo smart di cui parleremo più avanti. A me non interessano molto, ragazzi, perché io preferisco sempre volare totalmente manualmente e creare da me le varie inquadrature di volo senza usare queste modalità smart, però ovviamente c'è a chi piacciono, quindi ne parleremo più avanti. Torniamo ora
sull'aspetto legato al range di controllo di 4 km, perché l'autonomia della batteria dichiarata è di 23 minuti sia sull'Absan Zino Pro sia sull'Absan Zino 1. Infatti la batteria credo sia la stessa, qui viene detto 3000 mAh, 11.4 volt, sì, direi che praticamente sono uguali. Poi non so se gli attacchi saranno uguali oppure no, questo lo scopriremo quando avremo il drone in mano. Non è ancora in vendita, ragazzi, sarà in vendita tra qualche settimana, un mese, 2 mesi, non ne ho idea, quindi questa è una piccola cosa che mi sono dimenticato di dire. Comunque dicevo, viene indicata la stessa autonomia di volo, 23 minuti. Il problema è che, come vi ho già detto nella mia recensione dell'Absan Zino 1 di pochi giorni fa, lo trovate nella scheda qui in alto, la reale autonomia di volo dell'Absan Zino è attorno ai 15-16 minuti di volo. E inoltre il nuovo Absan Zino Pro mantiene la stessa velocità, anzi lentezza, dell'Absan Zino 1, arriva attorno agli 8-9 metri al secondo, che sono sui 30 km orari. Ora, se consideriamo che l'autonomia dell'Absan Zino 1 è di 15-16 minuti, se facciamo un long range test, quindi se lo mandiamo distante, l'autonomia si riduce perché i motori lavorano alla massima velocità, arriviamo attorno ai 12-13 minuti di autonomia. Beh, io quando sono arrivato a 1 chilometro di distanza con l'Absan Zino 1, la batteria era già scesa del 20%. Quindi ora Absan, devi spiegarmi come faccio ad arrivare a 4 km di distanza con l'Absan Zino Pro se la batteria e la velocità del drone è la stessa. Facendo rapidamente 2 calcoli, a 4 km di distanza la batteria sarà praticamente quasi terminata, sarà al massimo sul 20-30% di carica residua. Beh, se volete potete magari divertirvi a spingerlo a 4 km, lo fate atterrare lì e poi lo andate a cercare. Beh, se le cose stanno davvero così ed io non ho sbagliato i miei calcoli, ragazzi, correggetemi se ho fatto qualche errore, direi che quei 4 km sono buttati un po' lì per attirare qualche acquirente interessato alle lunghe distanze, però ovviamente state molto attenti. Io fossi stato in Absan avrei scritto magari qualità della trasmissione radio, video molto migliorata rispetto alla versione precedente, e penso che comunque sarà davvero così. Anche magari a 300, 400, 500 metri la qualità del segnale del nuovo Absan Zino Pro sarà decisamente migliore rispetto all'Absan Zino 1, ma mi riservo di provarlo con mano per dare un giudizio definitivo sotto questo aspetto. Il resto della scheda tecnica è praticamente lo stesso, non ci sono grandi differenze tra i due modelli, a parte il chip, il processore che si occupa di processare le immagini e i video, che sull'Absan Zino Pro è l'Ambarella A12S invece che la 12 classico dell'Absan Zino 1, quindi sarà leggermente più veloce nel processare le foto e i video. Anche questo è un piccolo passo in avanti. Credo che questo nuovo processore, oltre a una velocità maggiore, permetta anche di realizzare qualche funzionalità di scatto volo smart in più rispetto al vecchio modello, che ora andiamo a scoprire insieme. In questa schermata abbiamo il riassunto delle caratteristiche tecniche del nuovo Absan Zino Pro. Sto rivedendo un attimo l'estetica, ragazzi, no, mi sa che è praticamente identico al vecchio Absan Zino, sì, è praticamente uguale, anche le eliche sono rimaste con la classica vite, non sono a sgancio rapido. Comunque abbiamo tutto quello che vi ho già detto, tutte le funzioni di volo, i filtri removibili, e notiamo già una funzione smart aggiuntiva rispetto al vecchio Absan Zino 1, ovvero la funzione panorama, che non era presente sul vecchio modello. Ok. Magari a chi piace scattare foto con questo stile potrà essere un'aggiunta interessante, per me non cambia poi molto. Inoltre sotto troviamo un'altra scritta: nuove feature arriveranno più avanti, ovvero il panorama sferico, come quello che è capace di catturare il DJI Mavic Air e il DJI Mavic 2 Pro, DJI Mavic 2 Zoom. Sostanzialmente è una foto sferica molto particolare, ne feci già un esempio col Mavic Air, andate a vederlo nella scheda qui in alto. Poi avremo anche il panorama a 180 gradi, il panorama verticale. Proseguiamo con la schermata dedicata alla cam, all'ottica, che
arriva ad un 4K 30 fps come l'Absan Zino 1 con un bitrate di 60 megabit per secondo, quando invece l'Absan Zino 1 si fermava attorno ai 50-55 mbps. Ok, non è che ci sia una differenza così grande, però diciamo che i video con un bitrate più alto e con un processore migliore, l'Ambarella 12S, avranno una compressione leggermente minore rispetto all'Absan Zino 1, o almeno così dovrebbe essere, bisogna sempre testare con mano. Più in basso invece troviamo la parte dedicata alle lenti, ai filtri per l'Absan Zino Pro, che sembrerebbe essere una feature su cui Absan vuole puntare molto. Nella schermata successiva invece abbiamo l'atterraggio automatico di precisione. Non è dato sapere se il nuovo Absan Zino Pro sarà dotato della VPU. Per chi non sapesse cos'è la VPU, si tratta del sistema ottico di posizionamento. In poche parole non è altro che una piccola cam, una piccola ottica che solitamente viene posta sotto al drone, sulla pancia del drone, come in questo caso con il DJI Mavic 2 Pro, che ce n'ha ben due, e che va a fotografare il punto di decollo del drone in modo che quando il drone sta tornando a casa automaticamente atterri esattamente sul punto in cui è decollato. Ma non serve solo a questo, serve anche per avere un drone stabile al chiuso in assenza di GPS, oppure avere una maggiore stabilità in ausilio al GPS. È una caratteristica che oramai hanno tantissimi droni, ce l'ha anche il Fimi X8 SE, ma è presente anche su droni davvero molto economici, credetemi. Non è una cam utilizzabile per fare foto, ma è una cam che viene utilizzata automaticamente al bisogno dal drone. Comunque Absan non cita da nessuna parte nella scheda tecnica la presenza della VPU, quindi credo che non sia presente nemmeno su questo nuovo modello, ma sono felice magari di essere smentito quando lo vedremo dal vivo. Come fa quindi ad atterrare precisamente sul punto di decollo? Questa è una feature che è già presente sull'Absan Zino, però tramite l'applicazione iOS Apple e non su Android al momento, non so perché. Sostanzialmente quando l'Absan Zino sta rientrando a casa grazie al GPS, abbassa automaticamente la cam principale, quella posta davanti, per inquadrare la base di atterraggio, la base di decollo, chiamatela come volete, e quindi grazie alla cam principale va ad atterrare precisamente sul punto di decollo. È un escamotage, una furbata per raggiungere questa funzione, che va benissimo, so che funziona molto bene, però ovviamente non dà i benefici della VPU in assenza di GPS o per migliorare la stabilità con GPS. Proseguiamo con la prossima scheda GPS più GPS GLONASS, sistema meccanizzato a 3 assi per il gimbal, che è già presente anche sull'Absan Zino 1, resistenza al vento livello 5, ok, poi vari supporti che arriveranno più avanti, tutto più avanti dopo l'uscita del drone, 23 minuti di autonomia di volo, e lo vogliono ribadire. Oh, magari è davvero così ragazzi, aspetto di provarlo, magari ci arriva davvero questo nuovo Absan Zino Pro a 23 minuti di volo, chissà. E overing di precisione, ovvero la stabilità del drone quando lasciate gli stick del radiocomando e lo lasciate lì fermo in aria. Devo dire che anche se non è dotato di VPU, la stabilità in volo è molto migliorata rispetto al passato per l'Absan Zino 1. Le prossime due schede, ve lo anticipo già, saranno interamente dedicate al radiocomando, che è il coprotagonista quando comprate un drone nuovo, e almeno esteticamente è praticamente identico al radiocomando dell'Absan Zino 1, solo che è nero. Sì, cioè direi che è praticamente identico, la configurazione dei tasti è la stessa, il carrellino è lui, i LED sono posti nella stessa maniera, cambia solo, è una cosa molto importante, che il nuovo radiocomando ha una trasmissione diversa, un segnale più potente che loro chiamano LEAS 1.0, che potrebbe permettere, batteria permettendo, all'Absan Zino di raggiungere i 4 km di distanza e quindi migliorare anche la qualità
del ritorno video, la qualità del controllo radio alle brevi distanze. Vi ricordo sempre che la distanza massima legale in Italia, in Europa, è 200 metri di distanza da voi e 70 metri di altezza. Nella prossima scheda, sempre dedicata al radiocomando, notiamo un'altra nuova caratteristica importante. Ci viene detto da Absan, poi bisogna sempre provare con mano, che il radiocomando è equipaggiato con stick di controllo più precisi rispetto al vecchio Absan Zino 1. E ragazzi, questa è una cosa che io ho sempre detto già dal primo unboxing in live, in anteprima dell'Absan Zino 1. Gli stick sono dei giocattolini sensibilissimi. Mi sembrava di essere pazzo ed essere l'unico a dirlo, ma sembra che anche Absan abbia confermato questa cosa andando a dotare il nuovo Absan Zino Pro di stick con maggiore resistenza, penso, più precisi nel controllo. Ok, e questa è una cosa che apprezzo. Diciamo che l'Absan Zino 1 è migliorato anche sotto questo aspetto degli stick sensibili grazie ad un altro escamotage. Ok, gli stick sono sempre gli stessi, però è stata implementata la possibilità tramite applicazione di modificare la risposta, la sensibilità di risposta del drone al movimento degli stick, così si riesce ad arginare il problema degli stick troppo giocattolosi, troppo sensibili. Infine l'ultima scheda ci rimanda all'applicazione ufficiale di Absan che si chiama X-Absan, dedicata agli smartphone Android ed Apple. Vi ricordo che senza lo smartphone non potrete avere la visuale FPV sull'Absan Zino. Il radiocomando non è dotato di un display incorporato, quindi vi serve per forza uno smartphone da collegarci. Ok ragazzi, e questo è tutto quello che sappiamo attualmente sul nuovo Absan Zino Pro. Non sappiamo ancora quando uscirà ufficialmente, non sappiamo ancora quanto costerà sui nostri amati store cinesi, Gearbest, Banggood, eccetera eccetera. Non sappiamo se sarà dotato di una VPU, però sappiamo che si tratta di un modello alternativo all'Absan Zino 1 che secondo me non lo sostituisce, o almeno il prezzo, se rimane quello del sito ufficiale 450 euro, è totalmente fuori mercato. L'aspetto che ha dato così tanto successo all'Absan Zino 1, almeno qui online, per noi che siamo così esperti ormai del settore, è sicuramente il prezzo. L'Absan Zino 1 quando uscì costava 400 e passa euro, improponibile per la qualità generale del drone, però poi siamo arrivati oggi a pagarlo appena 200 euro circa su Gearbest e su Banggood, e per 200 euro questo drone, con tutti i suoi limiti che vi ho già detto nella recensione, in questa anteprima dell'Absan Zino Pro, con tutti i suoi limiti resta un gran bel prezzo per un drone che offre davvero tanto. Le migliorie dell'Absan Zino Pro ci sono, ragazzi, non bisogna nasconderlo. C'è un segnale radio migliore, abbiamo un chip migliore, Lambarella A12S, abbiamo, che altro abbiamo? Qualche funzionalità di volo smart in più e degli stick di controllo più precisi sul radiocomando. E inoltre abbiamo anche la presenza dei filtri removibili. A parte questo, che possono essere delle cose fantastiche per alcuni o totalmente accessorie per altri, non abbiamo nient'altro di nuovo. Bene ragazzi, che dire in conclusione? Se l'Absan Zino Pro dovesse costare sui 250 euro, quindi 30-40 euro massimo in più rispetto all'Absan Zino 1, se a voi interessano i filtri removibili, il range di controllo maggiore, gli stick più precisi, potreste prendere in considerazione l'idea di comprare l'Absan Zino Pro invece dell'Absan Zino 1 e spendere quei 30-40 euro in più. Ma se i prezzi restano 210 euro l'Absan Zino 1 e 450 euro l'Absan Zino Pro, assolutamente tutta la vita Absan Zino 1, che per scopi hobbistici va più che bene. Lo ripeto, le nuove feature dell'Absan Zino Pro sono importanti, ma non per tutti. Dipende tutto dalle vostre esigenze. Se avete comprato da poco un Absan Zino 1, state addirittura aspettando che vi arrivi a casa dallo store cinese e vi state strappando i capelli dalla testa perché è uscita una nuova versione di Absan Zino, l'Absan Zino Pro,
ragazzi, io vi dico, state tranquilli, usate l'Absanzino 1 che va benissimo. Personalmente, quando sarà disponibile per l'acquisto l'Absanzino Pro, lo comprerò in modo da potervelo recensire qui sul canale comparandolo con l'Absanzino 1. Ok ragazzi, direi che questo è praticamente tutto per questa piccola anteprima dell'Absanzino Pro. Ora voglio sapere la vostra, cosa ne pensate di questo nuovo modello? Vale l'acquisto oppure no? Vale la pena passare dall'Absanzino 1 all'Absanzino Pro? Se la differenza di prezzo è così importante, voglio sapere la vostra. Mi raccomando, commentate in tanti qui sotto nei commenti. Vi aspetto! Bene ragazzi, questo è davvero tutto. Qui sotto in descrizione video trovate i link per acquistare l'Absanzino 1 che attualmente costa sui 210-215 euro, versione base 280-270 circa euro. Per la versione combo con borsa, 3 batterie e tutta l'ambaradan incluso qui dentro, trovate coupon anche per i Filmix 8 SE, DJI Mavic 2, e se volete altri coupon mi raccomando entrate nel nostro canale Telegram ufficiale dedicato alle offerte che vi linko anch'esso qui sotto in descrizione video, insieme ai link per entrare nel nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia, canale Instagram ufficiale. Fatemi sapere cosa ne pensate di tutta questa storia lasciando un bel commento, e se volete supportarci ragazzi, noi non chiediamo nessuna donazione, nessun abbonamento, ma un semplice gratuito like, un commento, lo ripeto, una condivisione. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, condividete questo video a tutti i vostri amici. Io mi sto sciogliendo perché ho il sole che sta battendo qui dietro sul collo, vado dentro che ho il condizionatore acceso e vi lascio ragazzi, vi lascio a questa indecisione sull'Absanzino 1 oppure Pro. Ciao ragazzi!